Buon pomeriggio a tutti da Alessandro Bertocchi e benvenuti a questa quinta giornata di On Wine Fair, la fiera virtuale del vino italiano, un evento internazionale ideato e creato da Miaser in collaborazione con Think Quality e con il patrocinio di ONAV. ONAV dal 1951 è sempre vicino ai tecnici del settore, a tutti i vignaioli e produttori e a tutti gli amanti del vino, per creare e condividere un'esperienza emotiva in sinergia con i fantastici terroir d'Italia e le sue interpretazioni organolettiche. La cantina protagonista di oggi pomeriggio sono le cantine da Fara e Grasso. Ma prima di dare la parola a Marcella Iannone, che introdurrà le cantine e ci presenterà il relatore di oggi, voglio lanciare il nostro solito sondaggio per comprendere meglio come è composto il pubblico di questo webinar. Siete pregati di fare la vostra scelta sullo schermo tra operatore professionista del settore o privato appassionato. Nel frattempo vi rammento che, come al solito, i nostri webinar hanno una durata di circa 20 minuti e che è possibile porre delle domande al relatore attraverso l'apposita sezione del pannello di controllo. Sempre nel pannello di controllo, sotto la voce documenti, potete trovare 3 files che Walter ha voluto condividere con voi. Vediamo il risultato del sondaggio. Il pubblico di questo webinar è formato per il 26% da operatori professionisti del settore, per il 74% da privati ed appassionati. Ma bando alle ciance, è venuto il momento di dare la parola a Marcella Iannone per l'avvio del webinar. Buon webinar a tutti. Grazie Alessandro, grazie mille, benvenuti a tutti a questo webinar della metà pomeriggio. Come ha anticipato Alessandro, l'ospite d'onore di questo webinar sono le cantine da Fara e Grasso e il nostro relatore è Walter Daffara. Buonasera Walter, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Qualche breve parola sulle cantine da Fara e Grasso. Nascono all'inizio degli anni '80 tra le dolci e incantevoli colline di Calosso, che oggi, come tutti sanno, è patrimonio dell'UNESCO. 3 famiglie di viticoltori uniscono le loro storie ed esperienze in un'unica attività di produzione e di imbottigliamento. Nel tempo l'esperienza dei soci fondatori è stata affiancata dall'innovazione portata dai figli, che proseguono il lavoro con la stessa passione ed dedizione. Bene, adesso lascio la parola quindi a Walter, che ci porterà a Calosso e ci illustrerà le bellezze della sua terra e dei suoi vini. Grazie mille e a te la parola, Walter. Bene, grazie a voi, grazie a tutti, buongiorno, ringrazio sempre l'opportunità di partecipare a questa bella iniziativa. Mi presento di nuovo, sono Walter Daffara, enologo, insieme a mio fratello Fabrizio, Monica e Andrea, che rappresentiamo la seconda generazione, portiamo avanti con passione e dedizione l'azienda fondata dai nostri genitori. Ancora una piccola diciamo, accenno storico, la cantina è nata all'inizio degli anni '80, contemporaneamente al boom economico dell'uomo moscato. I nostri genitori decisero allora di unire le loro forze per creare un'azienda di trasformazione delle uve moscato, che a quel tempo mancava sul nostro territorio, ma questo richiedeva anche un notevole sforzo in termini di investimento di capitali e tecnologia. Attualmente l'azienda gestisce circa 25 ettari di proprietà, coltivati principalmente a Moscato e Barbera, che sono i 2 vitigni principe dell'Astigiano, ma anche Grignolino, Dolcetto, Barbarossa, Cortese, Chardonnay, vitigni minori come la Gamba di Pernice. Inoltre abbiamo anche una ristretta cerchia di piccoli viticoltori locali legati a noi da un rapporto consolidato ormai da parecchi anni, e questo ci permette di avere una costanza sugli standard di qualità della nostra produzione. Un accenno sui mercati che ricopriamo con prevalenza per l'80% ancora al mercato italiano, con canali tradizionali come piccole enoteche o piccole distribuzioni e ristorazione, e in percentuale ancora importante la consegna diretta a domicilio a consumatori ed estimatori privati, soprattutto nel nord-ovest, Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Adesso, diciamo, in seguito a questo periodo di fermata forzata, un po' per tutti quanti, abbiamo deciso di attivare un progetto che era già in programma da tempo, ma sempre rinviato per vari motivi, che è la vendita diretta online.
Questa partirà tra pochissimi giorni, praticamente pronta, al massimo tra una settimana. Ci permetterà di arrivare a casa di tutti in modo di poter far conoscere i nostri vini a chi li vuole conoscere e ai nuovi clienti per, diciamo, rafforzare i rapporti già esistenti. Poi negli ultimi anni ci siamo affacciati al mercato dell'export. Il mercato principale sono gli Stati Uniti e abbiamo qualche rapporto più sporadico con la Cina e la Corea. Non neghiamo comunque di essere alla ricerca di nuovi mercati esteri come il Nord Europa, Svizzera, Russia, Giappone, che sono, diciamo, stati che storicamente cercano molto vino piemontese. Adesso facciamo un piccolo accenno diciamo, al nostro territorio, da dove arriviamo. Questa qui è la nostra cantina vista dall'alto, con parte dei vigneti alle spalle, diciamo ai piedi di una collina, le zone limitrofe al paese di Calosso. Queste sono altre due inquadrature dove si può vedere, diciamo, gran parte dei vigneti alle spalle della nostra cantina su questa lunga collina che è completamente esposta a sud. Ancora una inquadratura dall'alto, giusto per avere un colpo d'occhio del paesaggio. Questo è il paese di Calosso, visto da uno dei nostri vigneti proprio in piena vendemmia a Moscato. Calosso si trova in provincia di Asti, che è una zona geologicamente al confine tra la Langa Albese e il Monferrato Astigiano. Infatti, con i suoi 400 metri di altitudine fa da spartiacque tra i due territori e ha infatti sia colline ripide ed elevate come la Langa che dolci e modellate come il Monferrato. I terreni sono principalmente calcarei e quindi si hanno origine dei vini ricchi di struttura, molto profumati ed eleganti, con un deciso equilibrio tra alcolicità, acidità e tannini che non sono mai troppo invasivi e fanno sì che la caratteristica principale dei nostri vini sia quella della piacevolezza e della bevibilità. Qui ancora uno scorcio, come potete vedere da queste foto, siamo circondati dalla catena alpina che circonda il Piemonte e nelle giornate terse abbiamo la fortuna di avere il Monviso che ci tiene compagnia all'orizzonte. Ed è grazie proprio a questa catena alpina che si crea un microclima perfetto per la maturazione delle uve, in quanto in estate, in prossimità della maturazione, si alternano giornate calde con notti molto fresche e fa sì che questa escursione tra il giorno e la notte favorisce una buona produzione di aromi primari e precursori di aromi che poi andremo a ritrovare nei nostri vini. Grazie a questo microclima che si è insediata la coltivazione del moscato, abbiamo già la prova fin dal 1600 da documenti presenti nel nostro comune che il moscatello veniva coltivato e già commerciato a Torino alla corte dei Savoia, e una delle donne che lo apprezzava di più era la regina Madama Cristina di Savoia, appunto. E con questa tradizione nel corso di oltre 400 anni che la viticoltura locale ha modellato il nostro paesaggio ed è per questo che nel 2014 questo territorio è diventato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Adesso ancora una piccola carrellata di fotografie, giusto per vedere qualche vigneto di proprietà. Questa è la zona, sono i vigneti da dove proviene la nostra Barbera d'Asti superiore. Questo è uno dei vigneti alle spalle della cantina dove viene vendemmiato il moscato. Qui è la zona di raccolta uve all'esterno della nostra attività dove facciamo i primi controlli, nello specifico questa è una partita di uva Grignolino. Poi qui l'ultimo arrivato è il vigneto da dove proviene il nostro Alta Langa,
che è fuori territorio di Calosso, per l'esattezza si trova nel comune di Cassinasco a 380 metri sul livello del mare, coltivato a Pino Nero e Chardonnay. Bene, allora siamo arrivati, diciamo, ai preamboli e adesso ancora un piccolo accenno sulla nostra produzione. Noi produciamo tutti i vini, diciamo, della tradizione piemontese. Abbiamo due spumanti che sono l'Astisecco, che è un metodo Charmat, l'Altalanga, che è un metodo classico, e poi abbiamo anche tre vini bianchi fermi, un Piemonte Cortese, che è un classico bianco piemontese, che sarebbe qui anche la base del Gavi, lo Chardonnay varietale e il Roero Arnese. Abbiamo inoltre 4 rossi di pronta beva giovani, che sono la Barbera d'Asti, il Dolcetto d'Alba, il Grognolino d'Asti, la Barbera Monferrato. Abbiamo poi una linea di vini invecchiati, dove la fa da padrone la Barbera d'Asti superiore, il Calosso DOC, che è, diciamo, una piccola produzione che poi parleremo in seguito, il Piemonte Albarossa, che è un'uva ottenuta da un incrocio dal professor Dalmasso negli anni 50 tra Barbera e Nebbiolo. Inoltre abbiamo anche Nebbiolo d'Alba e Barolo, che però non produciamo noi, ma acquistiamo tramite un'azienda agricola con cui collaboriamo e andiamo poi a imbottigliare noi successivamente. Abbiamo infine una linea di prodotti da dessert, dove la fa da padrone il nostro Moscato d'Asti, e il Bracchetto, oltre che la Malvasia di Castelnuovo Don Bosco. Bene, allora adesso andiamo a parlare dei vini. Non potendo parlare di tutti, ho selezionato 5 prodotti. Per primo andrei a fare 2 parole del nostro Altalanga, che è l'ultimo nato della famiglia da fare a grasso. È un metodo classico, millesimato. Attualmente abbiamo l'annata 2015 in vendita, proviene da un unico vigneto coltivato a Pino Nero per il 70% e Chardonnay per il 30%. La sua caratteristica è che l'invecchiamento minimo è di 30 mesi in bottiglia. Noi per scelta andiamo sempre oltre i 36 mesi per avere un prodotto più completo e complesso. In questo caso, quest'annata, siamo a oltre i 40 mesi ormai, dalla sboccatura, diciamo. Quindi 2 accenni anche sulla vinificazione. Le uve vengono sempre vendemmiate a mano, raccolte in cassetta e pressate intere. La vinificazione avviene in bianco in serbatoi di acciaio con una fermentazione a bassa temperatura, e poi avviene un breve affinamento per circa 9 mesi sulle sue fece fini, prima di venire imbottigliato per la seconda fermentazione insieme ai lieviti e agli zuccheri, per ottenere la sua, diciamo, bella spuma. Adesso facciamo un assaggio della nostra Altalanga. Io per praticità l'ho già staffata, perché altrimenti i tempi vengono troppo lunghi. Adesso è già un po' che è fuori dal frigo, si è scaldato un po' troppo, quindi vedo che fa un po' troppa schiuma. Comunque ecco qua. Come potete vedere ha un bel colore giallo paglierino, con un perlage bello persistente e fine, con delle catenelle molto accentuate. Andiamo alla degustazione. Il profumo è molto fragante, con note di crosta di pane, di lievito e di frutta secca, ma rimangono anche un buon sentore di frutti bianchi. Io sento il sambuco, per dire. In bocca ha una spuma molto avvolgente, per nulla fastidiosa. Il sapore è molto secco, armonico, con una buona struttura.
rimane poi un retrogusto molto sapido che dà una buona salivazione. Infatti è un prodotto adatto ad antipasto, d'aperitivo, ed è adatto a tutti i piatti di pesce, crostacei, ma anche formaggi stagionati. E comunque è adatto a tutti i momenti di convivialità. Faccio ancora un sorso. Bene. Allora, successivamente un breve accenno al Barbera d'Asti di OCG. Ora abbiamo in vendita l'annata 2018, diciamo il vino classico piemontese, rappresenta proprio il rosso piemontese per eccellenza. Cosa ci colpisce di questo vino è proprio il frutto e la morbidezza. Lo rendono un vino veramente molto piacevole e di facile bevibilità, nonostante i suoi 14 gradi. Questa è una bottiglia importante, ma devo dire la verità che quando si apre, anche diciamo, lo scopo un pochettino della nostra azienda è di fare sì dei vini diciamo da meditazione, ma devono anche essere bevibili, e quindi il bello di una bottiglia quando si apre deve essere stappata e finita, secondo me. Facciamo una piccola descrizione delle sue caratteristiche. Il colore è sempre un bel rosso rubino intenso con note violacee, il profumo è vinoso, caratteristico, con i suoi frutti veramente molto marcati, con sentori di ciliegia, di marasca, ribes e pruni. Il sapore è sempre molto morbido, di gran struttura, però con una buona freschezza. Ha un retrogusto tipico della Barbera, mandorlato, che lo rende veramente gradevole. Si adatta un po' a tutti i piatti tipici del Piemonte, quindi gli insaccati, paste fresche, secondi di ogni genere, carne di ogni genere. In seguito abbiamo il fratello maggiore della Barbera d'Asti, che è la Barbera d'Asti superiore. La Barbera d'Asti superiore proviene da una selezione dei vigneti che avete visto prima, proprio sono vigneti vecchi che hanno più di 50 anni, sono ancora cloni vecchi che hanno proprio delle caratteristiche particolari, con frutta e struttura che ormai non si ritrovano quasi più. La caratteristica della Barbera d'Asti superiore è di essere invecchiata a legno per almeno un anno. Noi stiamo convertendo i nostri legni quasi tutti a tonneau, in quanto crediamo che si deve sempre sentire il frutto tipico della Barbera. I tonneau sono, diciamo, tutti di primo, secondo e terzo passaggio, proprio per mantenere un equilibrio e non avere sempre quella nota molto marcata di legno. Le caratteristiche principali di questo vino alla degustazione sono di avere sempre un bel colore rosso un po' intenso, con un profumo vanigliato, speziato, si sentono anche sentori di cioccolato provenienti dal legno, ma comunque prevale sempre la sua frutta tipica di mora e di frutta rossa. Il gusto è molto sempre vellutato, con una pienezza ancora più marcata rispetto alla Barbera classica, con una persistenza veramente notevole, un palato che rimane molto, diciamo, appagato alla degustazione. Viene adatto a essere consumato con piatti più importanti, selvaggina, carni arrosti piuttosto che formaggi, o comunque anche si può bere tranquillamente alla sera vicino al caminetto, leggendo o vedendo un bel film. Allora, infine, non infine, ma perché abbiamo un vino dopo, l'ultimo dei vini rossi, abbiamo una chicca, il Calosso DOC, che è formato da uve gamba di pernice, un vitigno autoctono, aromatico, si reputa che sia della famiglia del Bella Verga e del Rouquet, ma comunque è un clone presente solamente a Calosso questo,
ed è stato, diciamo, selezionato, riscoperto negli ultimi anni, in quanto è sempre esistito nei vigneti, diciamo, storici del Calossese, e veniva utilizzata come uva da tavola più che altro, perché ha la caratteristica di avere delle bucce molto spesse e un'uva molto croccante, che si conserva per l'appassimento fino a Natale inoltrato. Si chiama gamba di pernice in quanto alla maturazione ha il picciolo racco del grappolo che assume una colorazione rossastra come quella della pernice proprio, e quando è appesa per appassire sui raspi, cioè sui graticci, assomiglia molto proprio all'uccello quando è cacciato appeso a gambe all'aria per essere, diciamo, pulito. Allora, le caratteristiche di questo vino, abbiamo detto che fa parte delle uve aromatiche tipo il Pepe Verde, anche lui ha la caratteristica di essere molto speziato, la sua nota principale è proprio il sentore di pepe verde. Il disciplinare prevede un invecchiamento minimo di 20 mesi, non specifica se legno o acciaio. Noi per scelta facciamo circa il 50% di acciaio e circa il 50% di legno, proprio per dare un equilibrio. Io quando devo descrivere questo vino a dei clienti che non lo conoscono dico sempre che è il nostro Nebbiolo, noi non avendo una denominazione di origine fino ad adesso, che possiamo chiamarla Nebbiolo, diciamo, sul territorio artigiano, questo è un vino adatto di invecchiamento come Nebbiolo, anche all'aspetto ha un colore rosso vino con riflessi granati molto intensi. Possiamo anche vedere il colore, giusto per rendersi conto, assomiglia molto a un buon Nebbiolo, ma all'assaggio è completamente un'altra cosa. Vedete, ha un bel colore rosso con riflessi granati, il naso è molto speziato, possessori di pepe verde, e all'invecchiamento ha delle note balsamiche anche molto interessanti, con una nota vanigliata di fondo che deriva dal passaggio in legno. Il corpo è veramente molto, molto bello, giustamente tannico, molto minerale e fresco. Alla fine sul palato rimane sempre la spezia prevalente del pepe verde che ne dà una freschezza notevole. Mai 13,5. È adatto anche questo a essere bevuto fuori pasto da meditazione, perché veramente è una cosa che dà una soddisfazione notevole essere bevuto, e poi va bene con qualsiasi tipo di selvaggina, agnello, piuttosto che qualche altra selvaggina selvatica, e formaggi stagionati veramente importanti. Infine abbiamo il nostro cavallo di battaglia, è quello per cui, diciamo, la nostra azienda è nata, Moscato d'Asti, e questa è una selezione delle nostre uve migliori provenienti dai nostri vigneti, lo chiamiamo Chiaro di Luna. Questo prodotto viene raccolto con un'attenta scelta dell'epoca di vendemmia, proprio con uno scopo di raggiungere il picco massimo degli aromi, in modo da ottenere un prodotto molto fresco e profumato, in quanto il moscato, quando raggiunge la massima maturazione, con la massima gradazione alcolica, non ha l'aromaticità che ha questo prodotto. Ed è fatto realmente di proposito proprio per avere un prodotto dolce, gradevole, ma mai zuccherole, sempre per dare, diciamo, il privilegio alla sua caratteristica del colore. Effettivamente è sempre un bel giallo paglierino tenue, e il perlage molto fine e persistente. E il profumo è molto aromatico, veramente inebriante, con sentori di fiori bianchi, di polpa di pesca, salvia, frutta tropicale, in certe annate anche di rosmarino. Il sapore
come dicevo prima, ha una buona frizzantezza in bocca, con una buona dolcezza, in quanto abbiamo comunque sempre circa 135-140 grammi di zuccheri, però non è mai stucchevole, in quanto ha una buona acidità e una buona mineralità, che gli danno proprio una pulizia in bocca e non lascia mai lo zucchero che ci allappa, diciamo, impasta la bocca. È un prodotto sì adatto ad essere bevuto da dessert, ma comunque sia è adatto ad essere bevuto un po' a tutto pasto, fuori pasto, anche come bevanda dissetante. D'estate bevuto fresco è veramente una cosa dissetante che sarebbe da utilizzare, da sostituire le bevande delle famose multinazionali, diciamo così, perché è un prodotto veramente di bassa alcolicità che possono bere anche i bambini. Con questo abbiamo finito, speriamo di aver reso interessante questa degustazione virtuale ed è stata una bella esperienza. Non so se devo accantonare per liberare il video oppure no. Può lasciare così, non c'è problema. Anzi, facciamo così, lascio i contatti, così qui chi ci vuole chiamare c'è il telefono con la mail, il nostro sito web che adesso veramente la settimana prossima sarà rinnovato, ci sarà la gamma completa dei vini in vendita. Speriamo di aver fatto cosa gradita a tanti, se lo spero anch'io, diciamo così. E grazie a voi ancora. Anzi, grazie a lei Walter. Anzi, invitiamo tutti proprio a connettersi sul sito così che possiate, in questo tempo in cui non ci si può ancora muovere tanto e quindi non possiamo raggiungere voi in cantina, ad acquistare il vino online. Sfruttiamo questi nuovi metodi, così come stiamo facendo in questo momento in una degustazione virtuale, e acquistiamo quindi sempre tanto vino e sfruttiamo quindi il web. Grazie Walter ancora. Grazie a voi. Una buona giornata a tutti. Grazie mille. Io passo la parola ad Alessandro per i saluti finali. Ok, anch'io rinnovo i ringraziamenti a Walter e alla sua cantina per la partecipazione a questa fiera virtuale. Ringrazio tutti i partecipanti che hanno ovviamente animato questo webinar. Vi do solamente il tempo, 3/4 d'ora, per spostarvi dal Piemonte alla Toscana. Alle 17:30 ci sarà l'ultimo webinar di giornata. Parleremo da Castello Sonnino. Non perdetevi neanche questo webinar e mi raccomando con tutti voi di seguire anche lunedì e martedì 2 giornate che si annunciano veramente piene e interessantissime del nostro On Wine Fair. Benissimo, per ora è tutto. Viva il vino italiano, ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao a tutti.